Il sito missilistico della NATO a De Veselo, in Romania, facente parte del sistema statunitense Aegis di difesa missilistica, ha terminato il cosiddetto aggiornamento, iniziato lo scorso aprile. Lo comunica la NATO, assicurando che l'aggiornamento non ha conferito alcuna capacità offensiva al sistema, il quale rimane puramente difensivo, focalizzato su potenziali minacce provenienti dall'esterno dell'area euroatlantica. Il sito di De Veselu è dotato, secondo la descrizione ufficiale, di 24 missili installati in lanciatori verticali sotterranei per l'intercettazione di missili balistici a raggio corto e intermedio. Un altro sito, che entrerà in funzione nel 2020 nella base polacca di Rejkowo, sarà anch'esso dotato di tale sistema. Lanciatori dello stesso tipo sono a bordo delle 4 navi della US Navy che, dislocate nella base spagnola di Rota, incrociano nel Mediterraneo, Mar Nero e Mar Baltico. La dislocazione stessa dei lanciatori mostra che il sistema missilistico è diretto non contro la cosiddetta minaccia iraniana, come la definiscono USA e NATO, ma principalmente contro la Russia. Che il cosiddetto scudo non sia puramente difensivo lo spiega la stessa industria bellica che lo ha realizzato, la Lockheed Martin. Essa documenta che il sistema è progettato per installare qualsiasi missile in qualsiasi tubo di lancio, per cui è adatto a qualsiasi missione di guerra, compreso l'attacco a obiettivi terrestri. La Lockheed Martin specifica che i tubi di lancio di maggiori dimensioni possono lanciare i più grandi missili, come quelli di difesa contro i missili balistici e quelli per l'attacco a lungo raggio. La stessa Lockheed Martin ammette quindi, nella sostanza, che le installazioni in Romania e Polonia e le 4 navi del sistema Aegis possono essere armate non solo di missili antimissile, ma anche di missili da crociera Tomahawk a testata nucleare capaci di colpire obiettivi a migliaia di chilometri di distanza. Come documenta il servizio di ricerca del Congresso, 24 luglio 2019, le 4 navi USA che operano in acque europee per difendere l'Europa da potenziali attacchi di missili balistici fanno parte di una flotta di 38 navi Aegis che nel 2024 saliranno a 59. Nell'anno fiscale 2020
vengono stanziati 1,8 miliardi di dollari per il potenziamento di tale sistema, compresi i siti in Romania e Polonia. Altre installazioni terrestri e navi del sistema Aegis verranno dislocate non solo in Europa contro la Russia, ma anche in Asia e nel Pacifico contro la Cina. Secondo i piani, il Giappone installerà sul proprio territorio 2 siti missilistici forniti dagli USA. Corea del Sud e Australia acquisteranno dagli USA navi dello stesso sistema. Per di più, nei 3 mesi in cui le attrezzature di De Veselu sono state portate negli USA per essere aggiornate, è stata dislocata nel sito in Romania una batteria missilistica mobile THAAD dell'esercito USA, in grado di abbattere un missile balistico sia dentro che fuori dell'atmosfera ed evidentemente in grado quindi di lanciare missili nucleari a lungo raggio. Rimesso in funzione il sistema Aegis, comunica la NATO, la THAAD è stata ridispiegata. La NATO non specifica però dove. Si sa però che l'esercito USA ha dispiegato batterie missilistiche di questo tipo da Israele all'isola di Guam nel Pacifico. Alla luce di questi fatti, nel momento in cui gli USA stracciano il trattato INF per installare missili nucleari a medio raggio a ridosso di Russia e Cina, non stupisce l'annuncio fatto a Mosca dal senatore Viktor Bondariev, capo della Commissione Difesa, che la Russia ha dispiegato in Crimea bombardieri da attacco nucleare. Quasi nessuno, però, se ne preoccupa, dato che in Italia e nell'Unione Europea tutto questo è nascosto dall'apparato politico-mediatico. Il Pentagono ha annunciato di aver effettuato il 18 agosto nel Pacifico il test di un missile da crociera con base a terra, lanciato da una piattaforma mobile su un'isola in California. Ha colpito l'obiettivo a oltre 500 km di distanza. I dati raccolti nel test, informa il Pentagono, serviranno allo sviluppo di future capacità missilistiche a raggio intermedio. Ritiratisi dal Trattato INF del 1987, che aveva eliminato tutti i missili nucleari statunitensi e sovietici a gittata intermedia con base a terra, compresi i cruiser schierati a Comiso, gli USA danno il via a una nuova pericolosa corsa agli armamenti nucleari. Il lancio del primo missile della categoria prima proibita dal Trattato INF è stato effettuato appena 16 giorni dopo il definitivo ritiro degli Stati Uniti dal trattato, annunciato dal segretario di Stato Mike Pompeo il 2 agosto. Ciò conferma che mentre il trattato INF era ancora in vigore, gli Stati Uniti realizzavano un primo missile della categoria proibita dal trattato. Le immagini del test diffuse dal Pentagono mostrano che il missile esce da un lanciatore verticale, tipo quelli usati dal sistema statunitense Aegis di difesa missilistica, già installati nel sito missilistico NATO di De Veselu in Romania e l'anno prossimo in Polonia, e su 4 navi della US Navy dislocate nella base spagnola di Rota,
che incrociano nel Mediterraneo, Mar Nero e Mar Baltico. La stessa industria bellica che ha realizzato il sistema Aegis, la Lockheed Martin, documenta che il sistema è progettato per installare qualsiasi missile in qualsiasi tubo di lancio. Non potendo verificare quali missili siano installati nei lanciatori verticali in prossimità del suo territorio, la Russia dà per scontato che vi siano anche missili nucleari e si muove di conseguenza. Una volta realizzati nuovi missili nucleari sia da crociera che balistici della categoria prima proibita dal trattato INF, gli USA chiederanno agli alleati europei di ospitarli e quindi di essere in prima linea nel confronto nucleare con la Russia. Quale sarà la risposta del prossimo governo italiano?